Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in questo primo episodio esplorativo di Planet Zoo. Planet Zoo è un gioco della Frontier non nuovissimo, ma molto emozionante e molto rilassante per quanto riguarda i giochi di simulazione gestionali di costruzione. Vi permette di costruire il vostro zoo andando a simulare un certo ambiente, un certo bioma, selezionare i relativi animali che vanno bene con quel bioma e magari il continente di cui volete fare uno zoo. Magari volete fare uno zoo a tema o come volete voi. Ci sono diverse modalità, c'è la modalità carriera con le partite predefinite, quindi sono praticamente scenari che voi dovete andare a risolvere. Ci sono le partite a tempo, le sfide, oppure c'è il franchise e il sandbox. Il franchise è una partita con determinate limitazioni, si parte da uno zoo assolutamente vuoto e con un tot di soldi bisogna cercare di mantenere una certa economia, bisogna avere un equilibrio, andare a costruire lo zoo e attraverso il superamento di varie milestone per poter avere uno zoo sempre più bello e sempre più importante. Il sandbox è il liberi tutti, potete fare quello che volete, è tutto libero e potete costruire quello che volete senza alcuna limitazione. Ci sono numerosi biomi identificati in questa cartina con diversi colori, quindi andate a selezionare il bioma che volete, gli animali che vanno bene dentro a quel bioma e è fatta, potete iniziare. Ogni volta andate a ricevere un certo numero di punti di conservazione, li chiamano, le foglioline. Ogni volta che aprite ne avete 100 e questi punti vi serviranno per andare a comperare dentro gli animali che più sono belli, perché hanno caratteristiche particolari, perché sono albini, perché sono grandi, perché sono rari e così via. Questo è un mio zoo di esempio a tema africano, fatto con tutte le strutture e gli animali del DLC Africa, quindi ci sono tutte le costruzioni a tema africano, anche la mappa come vedete è a tema stilizzato africano, si costruisce nel quadrato centrale, quindi non si può andare a costruire dove si vuole, ma è predefinito il punto di partenza. In questa linea tratteggiata bianca vedete il confine entro il quale dovete posizionare le strutture dello zoo che volete andare a realizzare. Potete riempire tutto il quadrato, una parte, sparso, come volete. Ogni animale ha determinate esigenze, quindi potete fare uno zoo a tema, ma anche potete fare uno zoo generico, mettere tutti gli animali di diversa provenienza. Potete zoomare all'interno dell'habitat fino ad andare a seguire direttamente l'animale nei suoi comportamenti e andare a controllare che stia bene, che corra, che sia felice. Ogni habitat ha delle caratteristiche particolari, o meglio lo deve avere per riuscire a far vivere bene, far riprodurre e rendere felice l'animale dentro allo zoo. Uno degli ultimi habitat che ho preso è quello degli ippopotami. Queste sono le schermate iniziali dove andate a vedere tutti i parametri vitali del vostro zoo, quindi le finanze, le ricerche, le strutture. Dovete avere un bilancio economico in positivo, col quale andate poi a comperare tutte le strutture e tutti gli animali. Ci
Ci sono gli alert, quando ci sono gli alert rossi c'è qualche problema, quando ci sono gli alert verdi sono solo informativi. In questo piccolo habitat sono partito da una piccola isola e ho cercato di ricavare da uno spazio ristretto, andandolo ad allargare con delle piattaforme a tronchi, a fare i necessari metri quadri per poter ospitare le tartarughe. Ho dovuto ricreare il bioma a loro congeniale, con lo spazio che volevano loro, con le piante che volevano loro, e poi ho acquistato 2 esemplari e si sono riprodotti parecchio. Ho una decina di tartarughe. Questo è un piccolo esempio. Tutti questi oggetti li piazzate tutti a mano facendo detailing estremo, quindi andate nello specifico, andate a selezionare le piante e gli oggetti che volete e raggiungete qualsiasi cosa. Potete anche costruire le cose che vedete. Ogni edificio è costruito con dei mattoncini elementari che sono nella parte construction. Potete mettere i percorsi con diversi fondi, con la ghiaia, con la sabbia, con i tronchi, con la ceramica, assolutamente come volete. Si parte dall'entrata e poi piano piano si fanno i percorsi e i vari biomi. Si vanno ad aggiungere anche le strutture per produrre soldi, ma soprattutto per andare a soddisfare le esigenze degli ospiti. Ogni ospite ha un tot di soldi, un grado di felicità e di soddisfazione. Più soddisfate i vari ospiti, più il vostro rating salirà. Questi sono i mattoncini base con i quali, componendoli, andate a costruire anche il Bernie's Bakes, come è qua. È stato costruito con tutti oggetti presenti in questo menu. Non esiste un workshop dove andate a scaricare altre costruzioni fatte ex novo con un 3D e una texture diversa. Utilizzano tutte solo questi mattoncini. Potete scaricare i gruppi, gli insiemi che si chiamano blueprint. Quindi potete acquistare i progetti per andare ad aggiungere una costruzione che non esiste ma che è stata realizzata e condivisa da altri giocatori che l'hanno poi condivisa sullo Steam Workshop. Dentro alla zoopedia ci sono tutti gli animali che, come vedete, sono tantissimi, di diversa provenienza, diverso continente, diverse specie. Il koala, per esempio, con la spiegazione, lo vedete in inglese ma è disponibile in italiano. Il bioma dove va e l'habitat quanto deve essere grande, quanta terra deve avere, quanta acqua deve avere, quanto deve essere alto lo steccato, di che tipo deve essere. Il coccodrillo, qui io ne ho troppi e difatti, come vedete, c'è l'indicatore rosso, però uno può andare a controllare come deve essere allevato, quanto, da dove va a provenire, deve avere un tema acquatico o tropicale, quanto deve essere grande la famiglia, che tipo di dimensioni raggiungono, eccetera eccetera. La ricerca che ho raggiunto io nel mio zoo e così via. Ci sono un sacco di parametri. Se va d'accordo con altre specie, non penso, direi il coccodrillo, e informazioni così. Ogni habitat deve essere circondato da barriere per non far uscire gli animali. Ogni barriera ha un determinato materiale, tipo, trasparenza, altezza, possibilità di non essere scalato e così via. A seconda dell'animale ci va messo il determinato materiale
e altezza dell'oggetto per non farlo uscire. Per esempio questo coccodrillo sta abbastanza bene, ha poca acqua sulla quale nuotare, quindi va assolutamente controllato e bisogna rendere tutti questi parametri verdi, ovviamente, per farlo stare bene. Non è sempre facile, non è che c'è una guida predeterminata, quindi dovete voi scoprire piano piano determinate cose, se il coccodrillo ha bisogno di nuotare, se non ha bisogno di nuotare. Qui bisogna aumentare per esempio l'acqua, quindi si può alzare e andare a togliere questa limitazione. Quando gli animali diventano tanti, quindi quando l'habitat è sovrappopolato, la socialità è in pericolo, perché ce ne sono troppi. Se poi ci sono troppi maschi vanno a farsi la concorrenza, quindi andranno ad attaccarsi e magari a ferirsi e ad uccidersi. Quindi bisognerà chiamare il veterinario, e però alla fine otterrete questo splendido cucciolo di coccodrillo amorevole, quasi un animale domestico, no? Sì, quasi. Ecco. Dentro al menu della natura trovate tutte le piante, tutti gli alberi che potete andare a mettere dentro. Ogni animale accetterà e vi darà un punteggio positivo se avete una certa percentuale di piante, una certa percentuale di copertura, e le piante che sono di biomi che gli piacciono. Le piante che non gli piacciono vengono selezionate in rosso e entro una certa percentuale potete inserirle, altrimenti il punteggio vi cala troppo e l'habitat non è gradito dall'animale. Potete aggiungere tutto quello che volete e, come vedete, gli ospiti andranno a guardare, ad ammirare i vostri animali e vi lasceranno un'offerta dentro a dei bidoni per andare a raccogliere le offerte, a quei bidoni blu con la manina col soldo in mezzo. Qui si sta rompendo il vetro, quindi bisogna chiamare il meccanico, perché la percentuale della barriera è troppo bassa. Probabilmente bisognerà anche forse meglio cambiare la barriera, metterla diversa, che duri un po' di più, perché questa probabilmente ha un grado di deperibilità molto alto. Si possono aggiungere strutture del genere che vanno a portare in giro gli ospiti. Questa è una finta barca con un binario sotto che fa girare entro un percorso predefinito e quindi fa fare un tour di una determinata parte. Ce ne sono 5 e le potete aggiungere. Aggiungete l'entrata, l'uscita, andate a configurarla e avete la possibilità di fare girare i vostri ospiti, e quindi il gradimento del vostro zoo andrà ad aumentare. Ogni ambientazione ve la potete creare voi, quindi potete andare a mettere più alberi o meno alberi, dei ponticelli, più fiori, potete andare a cambiare i percorsi, potete fare anche dei percorsi sotterranei, quindi c'è anche la possibilità di far andare sottoterra oppure di far vedere gli ambienti acquatici da sotto. Quindi a seconda di quello che volete ricreare, del divertimento che volete avere, andate a crearvi le sfide più difficili, perché non è detto che tutti gli animali siano facili da piazzare. Ci sono animali
molto, molto difficili. Poi soprattutto il franchise vi dà un livello di sfida superiore, perché l'animale si riproduce, dovete o fermarne la riproduzione o piano piano vendere gli esemplari perché non riuscite più a tenerli dentro all'habitat. E su questo tramonto ci salutiamo, spero che vi abbia interessato o anche solo incuriosito Planet Zoo. Se vi piace avere la possibilità di vedere un gameplay o di capire di più, ci possiamo fare una piccola serie. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento e sappiatemi dire. Fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata.